Ma poi hanno fatto una conferenza premiazione della Laurentiis e Osimhen. Guarda come stanno bene. Va bene, eh? Ma che poi, perché sembra più alto del solito in questa fotografia, Aurelio? Chi è Kurt? Beh, si sarà messo... Sarà Victor che si è piegato. Avrà fatto Oppure tipo... indossa le scarpe con dei tacchetti. Ah, ho già capito. Ho capito, ho capito. Vabbè, andiamo a vedere che hanno detto, eh? Ma no, Niente. 32 minuti. No, niente, aspetta, mentre Manda si anche prepara... un Ah, la ne mai chiede... La signora. Vedete parlare la signora. Mancini con il Oh. calcio. Volevo dire, grazie Presidente. Scusami, di Napoli, scusami. Cosa? Cosa? Aspetta un attimo. La Stampa Estera e tanti altri che seguono via streaming. Do il benvenuto al Presidente della Società Sportiva Calcio Milan, Aurelio De Laurentiis. Grazie. Cosa? C'è... La Stampa Estera. Il preludio che proprio ti folgora. Presidente. Per far capire come si è preparata questa giornalista per venire qua. Scusami, di Napoli, scusami. di Napoli. Si mi dice Il nada nostro o Milan? premiato. Oh, vediamo se per bene i denti di Victor. Victor James Osimhen. E volevo dire due parole per il nostro premio sportivo che nacque nel 1991, ha una storia Questa di farà da 30 traduttrice di anni. Osimhen. Ah, ma è questa che sta parlando? Ah, sì, credo di sì. Credo di sì, però boh, non so. Premio molto importante, i nostri soci colleghi hanno visto lungo perché leggevo Chi un gli po' sta di facendo una dati. preghiera? Signora? Perché? Non lo so, è vero, effettivamente stai a messa. Tra poco passa il prete con l'ostia. E Sono il pure calcio, lo dimenticati di sport distribuire italiano. l'acqua. Ci stanno 5 bottiglie d'acqua, una ammassata sopra all'altra. Sicuramente capiterà la scena dove Aurelio dice: Scusa, mi passa un'acqua. Vale oggi oltre 70 o 78 Ma milioni. poi Angela Mortia, Proponiamo quel signori. premio Sponsor. Ah, Bene, ma tocca a lui. grazie, spero che mi sentite bene. Prima Grazie, di bene. leggere la motivazione volevo anche ringraziare i nostri sponsor Famiglia Bloom e Tecnogym che ci hanno aiutato. Allora, posso chiedere una cortesia? Sì. La motivazione, se lei la legge in italiano, poi la può leggere anche in inglese? sì, l'ho fatto voi? apposta. L'ho fatto apposta. Yeah, I did it on purpose. I have a translation in English as well. Sì. Yeah, I did it. E poi anche napoletano. E lei la fa battuti. Comunque veramente non si può fare una conferenza così, dai. Bene, la motivazione. Il premio miglior atleta straniero in Italia per l'anno 2022 dell'Associazione della Stampa Estera va a Victor James Ma che sei italiano? Io non sto capendo. Come Ho detto James. Osimhen, attaccante da Napoli, che grazie al gioco Attaccando Napoli. eccellente, alla grande potenza, alla incredibile velocità e alla vocazione a realizzare gol, Alla terza gamba. dà un contributo fondamentale al successo straordinario da Napoli. Napoli, l'unica grande città... Ma che ne sei pietrificata, Aurelio? Che La succede? Lenti sta greggiando, sbaglio. Sì. Vede una faccia di chi Ecco. ha appena preso un limone in faccia. Ma si è paralizzato, non si muove più. città italiana con una tifoseria compatta e non si è spaccata mosso. tra due squadre, ha sempre custodito il ricordo dei grandi giocatori del suo passato. Ma Napoli non è solo passato. Oggi, grazie a giocatori come Osimhen, che peraltro ha vinto nel 2022 anche il premio Lega Serie A come migliore under 23, Napoli torna a sognare. Il gioco bellissimo del campione nigeriano non solo rende felice Napoli, ma incanta chiunque ami il calcio, anche noi giornalisti dell'associazione. Ma questi mani incrociate tutte quante, veramente farà la messa. Ma come... Ma alla fine... Amen. Noi chi? Noi giornalisti? Giornalisti. Che mestiere della Stampa è Estera. questo? Ringraziamo di cuore Osimhen e il presidente Aurelio De Laurentiis di averci onorato con la loro presenza qui nella nostra sede. E siamo felici e orgogliosi di consegnare questo premio a uno dei giocatori migliori del mondo.
Now I'll read it in English, otherwise you don't understand why we want to give this prize to you. The foreign press, the best foreign athlete awards in Italy for the year 2022 of the Foreign Press Association. Diciamo che non ce l'ha una lingua madre quest'uomo, perché va in difficoltà con sia con l'inglese che con l'italiano. Chi è questo? Che parla? Vietnamita? No, saranno gli occhiali che sono entrati. Ah, c'è to one of l'applauso, the ma best già players in the world. Ovviamente lo fa partire lui perché Ma guarda con quanta foga, Aurelio. To deliver this award to one of the best players in the world. È Victor che fa cagare. Victor, sì, ho capito. No, vabbè, però che... Yeah. Guardalo, che tutti quanti che lo guardano. Che c'è. Ma che applauso è, scusa? poi perché ci metto tutto questo per portare il premio? Che ci vuole? Invito la nostra collega, membro del comitato sportivo Elisabeth Mislan, di consegnare il Che si premio. aspettando, signora, la devono invitare per farla alzare a dare il premio, l'abbiamo annunciato. Ai. Ma andiamo. Beh, la signora è pure molto anziana. Ma che Che è vedova da qualche anno, la signora. Complimenti. Cosa sta scassando in mano? Qui da solo, dopo facciamo anche altri. Grazie. Che cosa? La fotografia? Sì. E poi dopo. E con il vostro presidente, vieni Vieni, qua. Esma. Il presidente. A Sharp. No, la maglietta di San Valentino. Pure quella di San Valentino. Dai, Madonna mia. Sì, perché lei è donna, quindi... Certo. Grazie, complimenti. Osimhen. Ma non c'è questa mano appesa. Congratulations. Yeah, you're welcome. Thank you. Non volevo bacio, signore. Sì. Adesso iniziamo la conferenza stampa. Ma io li vedo un po' contratti, tutti quanti. No, poi non ho capito, quindi non dovevano fare la fotografia pure con la presidente. La presidente si doveva prendere solo la maglia, che si certo. fotte la fotografia. Certo. Sono benvenute le domande in inglese, visto che il nostro atleta parla molto bene in inglese. Iniziamo da Tom madre. Kington. Bene. Tom King Kong. Ti è piaciuto o no? Il microfono gentilmente in sala. Hello, here I am. Hi, this is Tom Kington from the Times. I think I read the other day that a striker that you admire is Ma questo è appena arrivato dal tè delle 5. Didier Drogba. And I want to ask you what about his game you like, and if Cioè, questa è la voce degli esercizi che si sentono tramite CD quando stavamo alle Questa è la medie. tipica voce di un giornalista di un tabloid inglese. Esatto. there are other strikers that you watch and that Lesson number 2. you have learned from. Thanks very much. And if I may, aggiungo una domanda del Presidente. Se questo campionato va a buon fine per Napoli, che aspettiamo dalla città? Ha pensato già della grandezza della celebrazione che ci può essere? Grazie. Parla tu, parla che non mi fa... Non fai dicere niente, non l'hai neanche guardato. Guarda la faccia da killer. Ma perché se la deve preparare la risposta?
Yeah, so I grew up watching DJ Drogba. Was advised by one of my big brother to try to watch and learn one or two things from him, and also add to my games. And ever since I have chosen DJ Drogba as my role model, it's been really helpful for me. Of course, I watched a lot of his games before he retired, and I could see that there are a lot of things extraordinary that he has been doing during his playing days. And I think putting that into my game has really helped me a lot. Even though I went through some series of injuries and hard times in football, I think this has really helped me to become the kind of player I am today. And of course, I also draw inspirations from Lewandowski, Samuel Eto'o during when he was playing. These players are the kind of success they have achieved is what I want to achieve also, and even surpass them. So I'm really looking forward to these idols. Presidente. Sai, sono passati 33 anni dall'ultimo scudetto. Pensa a quanti napoletani sono nati. Tantissimi. Quindi io mi aspetto, perché gli altri non hanno questi napoletani che sono nati dopo, vissuto l'eccitazione dei 2 scudetti vinti. Quindi, sai, dopo essere sprofondati nel fallimento ed essere rinati ed aver sempre approfittato di questa crescita costante Ma il suggest non si può Dove va? in questi ultimi 18 anni, il coronamento di uno scudetto potrebbe far scattare e impazzire la città, che secondo me già sta impazzendo e si sta organizzando. Quindi potrebbero essere 2 o 3 milioni di Chi lo sa se sta capendo qualcosa, Victor? partecipanti alla festa dello Lo scudetto. vedo affascinato. Tanta roba. Alvise. Hello, thank you. It's Alvise Ermelini from the Reuters news agency. I wanted to ask you, you have played already in 3 of the 5 big major leagues. Do you have ambitions to play in Spain or Premier League? And can you say what is the difference between playing in Italy and Germany and France, where you have already played? I think playing in one of the top 5 leagues in the world is Vabbè, in Germania si è fatto anche presente. amazing feeling for me and a good fit. And of course, a lot of people worldwide consider the Premier League as the best and the strongest league. But of course, Cosa? Chi sa perché? I'm on the process. I'm in the phase. So now I'm in one of the best league in the world, which is the Italian Serie A. Of course, I'm working so hard to make sure that I achieve my dream in playing, of course, in the Premier League someday. But like I said earlier, it's a process, and I just want to keep on to build on this momentum and continue to do well. But of course, in Italy, it's a different kind of football. There is really intensive, and of course, the fans are really very loud, even when we are not playing or when we are playing, or when they see the player on the street or in the restaurant, they want to show their love and appreciation for these players, and also wish them well and continue to support them. So I think for me, in this aspect, Italian Serie A is the best. Se is the best, perché da noi? Il sogno che ti inculcano sin da bambina. Premier League è meglio, Premier League è meglio, Premier League è meglio, devi andare là, devi andare là, devi andare là. E quindi Il poi lavaggio del cervello. Ok, altre domande? Paolo? Good evening, Paolo Santalucia from the agency Associated Press. How do you feel on your shoulder the burden of being an icon for such a city like Naples, where football is very important, as also as a symbol of social coming back, or in comparison to northern cities that are richer and wealthier? So if you feel the importance of football in Naples. And second question, you're becoming an icon, if you think that this can help also against racism and also against biases that Allora, sembra la stessa domanda, fa. there are also in Italy, unfortunately, against the Nigerian people. Cioè, sta domanda ce l'hanno fatto pure a Drogba. People who are becoming a big community in Italy. Thank you. First thing I want to say is that
as a football player, when you arrive in Napoli, you fall in love even more with football, because I think E però te ne vuoi andare. probably base their whole life on the game and the support for their team and also the city. So to be able to try to give them something to remember is a big mission for me, and I really want to put a smile on their faces, because for the love they have shown me since I came here 2020, it has been overwhelming. So for me to repay them back, I have to give my all on the pitch and make sure I make them very, very happy alongside with my teammates. Of course, we have been doing quite well this season. It's been really good. The fans are amazing. The coach, the staff, everyone, the president. And I just want to say, I don't consider myself as an icon yet until I achieve the objective in which the club has set for itself this season. So after that, I think we have a very big chance of being named an icon. And what about racism and biases also against the Nigerian people who are also living in Italy and Europe? Since I Ma came to dove Napoli, stanno? Io voglio capire dove Ah, stanno. boh, ci sta. in the city, I haven't experienced such what they call racism, because everyone take the blacks and the whites as brothers. Unlike some of the other cities I've gone to, I've been racially abused twice, and it's a bad feeling. But of course, the love I get from the Napoli fans through messages, through phone calls, and even in the stadium makes me don't really think about these things. But of course, I will try to preach as much as I can that racism is a bad disease, and it can actually, sorry to use the word, make someone commit suicide in terms of where we blacks are coming from. You understand? So I think I have a chance to try to erase that, but it's not going to be easy. But I will do what I can to try to erase it. Facce Aurelio. Ah, ormai che cos'è questa posizione? Il pensatore. Pomiglio blu. Nello di Marcantonio, Pomiglio Ma lo stavo guardando Aurelio? Oh. blu. Victor, which Ah, l'orologio. your role to Che ci share avevi and pensato? No. promote common values between Africa and the European Union, since you are an iconic athlete, as the colleague told before? I think the white people that I've met in my whole life since I became a pro have been really amazing. They're such an amazing human being. And I think what some of the media portray these white people as is not what they look like. I think 80% of them has amazing soul, and they're sweet as anything you can imagine that is very succulent. And for me, I will try as much as I can to bring the races, white and black, together to make sure they have a common goal and they have the same belief that we are all our brothers, no matter the skin color, no matter where we come from. I think we can coexist together. My half of my family here are German and Cameroonian, so I think for me it's a good feeling to try to mix with such an amazing people. So I think for me it's important for the blacks and the whites to coexist together. So I think we have a very long way to go, but I think we are almost there. Andrew. Belle parole, va bene. Mannaggia, però Hi, stiamo parlando Alistair sempre sto argomento. Due domande su sto argomento. McKenzie for Oh, Eurosport. I wanted to ask you what's changed this season for Napoli to have this transformation to be so far ahead of the rest of the pack in Serie A. One thing in particular I wanted to ask you about in terms of the changes, the arrival of Kvara at Scalia, and your relationship with him. You've got this nickname now of the goal twins because you keep setting each other up. So what's it been like playing with him? How important has he been to this transformation to Napoli's form this year? I used to say every time they asked me this question, we had some great leaders left our club, and these new guys came in, and immediately they integrated themselves into the team, all of them. And Kvara is an amazing guy. We get along well even during the preseason. He's a guy that everyone loves. It's difficult for you to have some kind of ill feelings about this type of human being. On and off the pitch, he's a great guy, amazing guy, and
of course, we complement each other on the pitch and outside the pitch. And just like I used to say, he's a great player. He has a very long way to go, but he's an amazing player, a very talented one that can in the nearest future be a Ballon d'Or winner. I say this with... Cioè, detto che se ne va purissimo praticamente. Cioè, perché se vince il pallone d'oro non può essere a Napoli. with so much pride, and I believe he's the kind non è detto, hai ragione. of player that can really bring glory to Napoli. We have been doing so well. We have been there, a lot of big solidarity in the team. The coach has been amazing. The backroom staff, they have been helpful to us. I think that is one of the main reasons why we arrived where we are today and why we are getting the big recognition in world football. And I think we want to continue to go on like this and continue to build on the momentum. Alfredo. Sia politica in Danimarca. Per il presidente. Sì. Ancora presidente del Napoli, non del Milan, no? Tutta la scaramanzia che si può usare in questi momenti. Quando sarà, se il Napoli vince il campionato, lei sarà finalmente un presidente italiano, una proprietà italiana in questo panorama della Serie A, in cui dominano ormai le multinazionali, Inter, Milan, Fiorentina, lo rende particolarmente orgoglioso. Fiorentina? Che c'è Fiorentina? Che cazzo c'entra Fiorentina? Tra gli proprietari stranieri. Ah, ok. E ti dominano. L'orgoglio di vincere in Italia? Ma sarebbe il premio, il coronamento di 18 anni di lavoro in maniera diversa da quella di molti altri miei colleghi. Veda, io ho creduto molto nell'ECA, European Club Association, dove mi hanno dato un compito di interessarmi del marketing. E per me, che vengo dal mondo del cinema, era molto semplice. Se non lo dice almeno ogni intervista, per me che vengo dal mondo del cinema non è contento, non può andare a dormire. Bella questa cosa che ti fa la European Club Association, poi dice ECA. ECA. Vabbè. Quando lei mi parla di acquisizioni d'oltreoceano o di Far East, anche cinesi, ed mentre Zhang ogni tanto io lo vedo apparire sugli spalti e interessarsi. E che fa camera così Zhang? Per rapine Zhang. Mi dispiace soltanto che quando è presente di solito perdono. Per cui la sua E che ti da dire che pure tu tieni sto record ogni tanto? Diventa quasi da cane bastonato. No, adesso scherzo. Adesso. Dall'altro lato, quando ci sono dei fondi, io rimango sempre molto perplesso. Perché rimango perplesso? Perché? Perché il fondo è la morte del calcio. Perché la morte del calcio? Perché? Ma sta facendo a lui le domande ai giornalisti. Perché il fondo è interessato a massimizzare il ritorno di investimento dai propri investitori nell'arco dei successivi 5 anni. Guarda, Victor te la stessa faccia mia quando mi sentivo le lezioni di matematica. Calcio io è ritirare il premio me ne dovevo andare. Esatto. Programmazione. Il calcio è un'industria tipica, è un po' come il cinema. Io perché mi sono molto ben trovato nel calcio? Perché avevo molta esperienza nel cinema, dove ho fatto anche il presidente di ben 27 paesi di produttori, quindi a livello mondiale, inclusi gli Stati Uniti e inclusi i cinesi, per cui li conosco molto bene. Questi cinesi. Tutti i cinesi e tutti gli americani li conosci. Dov'è il problema del calcio rispetto a un film da produrre o una serie televisiva da produrre? Che il finale tu non lo conosci. È anche la parte più affascinante. Per cui è come un cavallo che si può imbizzarrire e che tu devi cercare in qualche modo di dominare.
Allora, Domarlo, no dominarlo. diciamo che nel mondo del calcio ci sono tutte le combinazioni possibili per essere appagato da un lavoro straordinario, diverso, che si rappresenta nell'arco di una stagione attraverso tantissimi incontri, a tantissimi. Noi giocheremo alla fine tra il campionato di Serie A e la Champions League e la Coppa Italia e le amichevoli. È finita la Coppa Italia. Tutte quante. 50 partite? Insomma, non è forse di più. Quindi voglio dire, non è poca cosa, perché sono 50 giornate vissute in maniera totale. È un'esperienza forte. È come se uno facesse mo fa una tesi. consecutivamente 50 volte l'amore con la donna più bella del mondo. L'esempio che calza appena. Io voglio sapere Victor, ma se l'ha capito stasera. Insomma, non è male, no? Te la segni? Chissà perché stanno ridendo, avrà pensato Victor. Ha fatto battuta, devo ridere pure io. Altre domande? Gusta? Just a stupid question from my side. E non la fa, cioè non la fare. How many pizzas can a player like you, Napoleonian pizzas, eat? And do you have Napoleone, Kate. Che c'è zecca Napoleone? Che cosa sono queste cose? Fanno le pizze di Napoleone, quando mai? you found your favorite pizza place in Naples, and which one is it? Voleva dire la pizza napoletana, la pizza di Napoleone. La pizza con asa. E ma voglio capire perché gli vuole dare la risposta a Aurelio, non ho capito. In Naples, and Ha detto which che one fa is it? schifo la pizza a Napoli. Ah sì, gli starà dicendo questo, sì. Careful, Allora, che resa, sei troppo simpatico sto. I think a lot of pizzas restaurants in Napoli are really good. They are really good, and Very diplomatic. I've tried a lot of them, and all I can say is that it's amazing. It's really good. Sì, Anthony? Ti rendi conto chi sei arrivato fino a qua a fare questa domanda di cruciale importanza? A Viz, che è successo? C'è un momento di pausa. Anthony Luca from France Press. Two questions for Victor. How important was and is Luciano Spalletti in your progress, for your progression? Ma non si sente che è francese. Spalletti. Second question about your mask. Is it becoming like, is it become like a lucky charm for you? Is it necessary for you to protect yourself, or just for luck? Okay. Since the coach arrived, he's been helpful towards my development as a striker and as a man. And I remember when he came, we had the first preseason when he came, and he spoke to me about how he wants me to be important in his team and how he can help me in terms of my awareness in front of goal and doing so much for the team. And all I can say is a very big thank you to him, because all I am now, all I have become as a top player, is part of my success, and I attribute a lot of my growth to him. And in terms of the mask, I was advised by the surgeon to continue to use it, because I have 18 screws in my face. And the last game also against Lazio, I was injured there on my eyes here. And even if it's not without the mask, it would have been worse. L'ho visto un po' con la maschera storta ad un certo punto. So I think non me ne ero accorto, Ah, sì, no, io ho visto che a un certo punto c'era la maschera storta. now, and in a few years to come, I will continue to use it to protect my face. Okay. Altre domande? Sì, avrei una domanda. Ah, ok.
The last one. Kvarskelia. Cosa? Kite? Kvarskelia. Pasce è il nuovo giocatore che abbiamo comprato. There's a lot of praise for you, of course, but for Kvarskelia as well. Paschelia, ma che stai dicendo? What makes him such a special player? And what did you think for the first time when you saw him as a team player with you? What was your first impression? Can you tell something about the fact that you feel each other very well together on the field? So the first time when I joined them in the preseason, I didn't train. I didn't train with them. I was having an individual training on the other side of the beach, and the team was having a small-sided game, and it's unbelievable what he does on the ball in the preseason training. And I was like, I was asking perché l'ha comprato lui. the fitness guy, like, who is the guy? What's his name? I know he's a new player, but I don't know how to pronounce the name. So he was telling me, I was like, wow, he's really that good. So when I got to, in the evening, before I slept, I just went on YouTube to watch some of his clips. And all I can say is that this is a great player in the making. It's an amazing. Ma tu vai nella stessa lezione Victor, perché? Chissà perché. Talent. And I'm really happy to be his teammate. And of course, this type of player, you know them. In as much as they like to score, they want to give assists also. And he has had the most in the league, and he's doing exceptionally well. And I'm really happy for him, and not just for him, for myself also, and also for the team. We are really doing good as a group, and we complement each other, just like I said earlier. And I'm really happy to be his teammate. There's an excellent feeling between you. Sorry? There's an excellent feeling between you. It's all love. I have a great love and respect for him as a man and as my teammate, and he reciprocates the same feeling to me also, which is the most important thing. On and off the pitch, we are really good, and I really have a great love for him. Allora, Noi ci hanno fatto più domande in Coppa a Kvara che su di lui in questa conferenza. Due informazioni di servizio. Prima di tutto ringraziamo il presidente di Napoli, De Laurentiis, e il nostro di Milan, premiato Victor James Osimhen, che sono stati oggi con noi. Prima di fare le interviste one-to-one, come abbiamo avvisato prima, invito tutti i membri del comitato sportivo di fare la foto ufficiale, e poi leggo adesso i nomi del primo gruppo che si accompagnerà dal nostro staff in questo ufficio qua accanto per iniziare il primo gruppo delle interviste. Sono Martin Dundar, Barish, Paolo Santalucia, Alba Thomas, Antonio Luca. Ma che cosa? Vabbè, è finita, insomma, così. Vabbè, mi aspettavo qualcosina in più, però ci sta. E che ti aspettavi? Vabbè, mi hanno fatto 2 domande su Kvara, 2 domande sul razzismo, la domanda in Coppa Pizza e la domanda sulla Premier League. Ah, ok. Allora a posto. Perché tu ne allora ci troviamo diversi. No, vabbè, ci troviamo. Vabbè, ragazzi, solito finisce qui. Fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento. Alla prossima.